Maledetta sosta per le nazionali, verrebbe da dire ancora una volta una sosta per le nazionali che crea più di un problema alla nostra Inter. In particolare, questa volta la notizia più grave, quella che più di tutte sta facendo preoccupare in casa Inter, è quella che riguarda l'infortunio di Hakan Çalhanoğlu. Una bruttissima notizia in questo momento che si aggiunge tra l'altro anche ad un altro paio di acciacchi riportati dai nostri calciatori proprio a pochi giorni dall'inizio di un ciclo terribile di partite decisive su tutti i fronti per la nostra Inter. 9 partite in 30 giorni tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Per fortuna però, devo dire, c'è anche un rovescio della medaglia, ovvero da questa sosta per le nazionali sono arrivate anche delle buone notizie, qualche indicazione positiva da Lukaku, per esempio, ma anche da Slani, sul quale mi voglio soffermare in modo particolare, per fare giusto un paio di esempi in apertura. Adesso ne parliamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati, amiche ed amici passioni interisti, nuovo contenuto oggi dedicato agli interisti che sono stati impegnati con le rispettive nazionali durante questa sosta che è sembrata, almeno a me, veramente interminabile. Finalmente siamo torni per tornare in campo. Con quali indicazioni torneremo in campo da questa sosta per le nazionali? Ne parliamo oggi. Prima vi chiedo, se ancora non lo avete fatto, di lasciare un bel mi piace al nostro contenuto, così ci aiutate come sempre a far crescere il nostro canale, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani, tutte le dirette e soprattutto le live partita che inizieranno adesso una dopo l'altra in questo periodo. Quindi subito clic sul tasto iscriviti. Ieri sera si sono giocate, come dicevo, le ultime sfide con i nostri calciatori impegnati. Nelle prossime ore sono attesi anche gli ultimi rientri in vista poi della gara di sabato contro la Fiorentina alle ore 18, che apre, come detto, questo mese di aprile veramente rovente. Che cosa è successo allora in questa sosta per le nazionali? La notizia più importante e preoccupante, come dicevo in apertura, quella che abbiamo commentato ieri sera poi nel club insieme ai nostri abbonati, che riguarda appunto l'infortunio di Hakan Çalhanoğlu. Inter in ansia per il turco che ha lasciato il campo al 38esimo minuto della gara, si è toccato la coscia, si è toccato l'interno, l'inguine, la gamba, è apparso diciamo dolorante fin dai primi momenti, quindi subito una grande preoccupazione in questa gara che la Turchia ha perso per 2-0 con la Croazia, con tra l'altro la doppietta di un ex interista come Kovacic. Dopo la sostituzione sono arrivate le dichiarazioni del commissario tecnico della Turchia, che ha parlato di uno stiramento all'inguine e ovviamente senza aver fatto la risonanza magnetica non si sapeva ancora la gravità di questo infortunio. In questo momento, in questo preciso istante in cui sto registrando, non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali sugli ulteriori accertamenti a cui si sta sottoponendo Çalhanoğlu, quindi non sappiamo ancora darvi con esattezza i tempi di recupero. Sappiamo però che le prime indiscrezioni che stanno uscendo fuori in queste ore parlano di uno stop praticamente certo nella prossima gara contro la Fiorentina, molto probabile anche contro la Juventus per l'andata della semifinale di Coppa Italia la prossima settimana, quindi l'obiettivo per ora sarebbe il recupero con la Salernitana per esserci poi soprattutto dal primo minuto col Benfica l'11 aprile. Per il momento mettiamo questo obiettivo cerchiato in rosso, però come detto dobbiamo attendere la risonanza magnetica per avere la certezza assoluta. Un problema che, come dicevo in apertura, si aggiunge ad un'altra serie di acciacchi che abbiamo riportato in questo momento, quello di Barella per esempio, che per una botta al piede rimediata contro l'Inghilterra ha abbandonato prima il ritiro della nazionale italiana ed è rientrato da piano. Si è aggiunto quello di Skriniar che ha raggiunto la Slovacchia, si è fatto visitare, diciamo così, e per poi tornare a casa, visto che i problemi alla schiena continuano e quindi sarà rivalutato giorno dopo giorno. Anche per lui al momento diciamo che l'obiettivo è quello di riaverlo al massimo, al meglio della condizione, sempre contro il Benfica nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. C'è poi da tenere d'occhio anche la situazione di Edin Dzeko, che ha saltato la prima delle due gare contro la Bosnia, anche lui per un problema alla schiena, poi contro la Slovacchia è subentrato al 63esimo minuto senza lasciare grandi tracce, sarà rivalutato in queste ore ad Appiano, dove arrivano buone notizie invece su altri profili come Gosens e Di Marco, che cercheranno di esserci già da sabato. Non bene comunque la situazione, visto che ci sarà bisogno davvero di tutti in queste partite così ravvicinate. Dall'altro lato però, come dicevo, ci sono anche delle buone notizie per fortuna. Sul nostro sito passioninter.com in particolare
Trovate tutto il riepilogo con il nostro articolo che ad ogni sosta vi tiene aggiornati sugli impegni di tutti i giocatori dell'Inter convocati dalle rispettive nazionali, quindi potete leggervi tutto il report per vedere come sono andati, cosa hanno fatto anche i giocatori di proprietà dell'Inter ma che attualmente sono in prestito, come ad esempio Mulattieri, che è stato convocato dall'Under 21 e ha segnato una bella doppietta decisiva contro la Serbia, oppure giocatori che fanno parte della rosa attuale dell'Inter come Dumfries, che non ha giocato con la Francia, ma poi è stato in campo per tutti i 90 minuti nella seconda partita in cui ha fornito 2 assist. Bene, perché vuol dire che un po' si sta sbloccando anche Dumfries magari, però ecco, giocava contro Gibilterra e quindi ho rivisto anche le immagini di questi 2 assist. Diciamo che non mi esalterei molto, deve fare sicuramente molto di più. Dumfries che tra le altre cose, altra notizia, proprio in questi giorni, in queste ore ha ufficialmente cambiato agente e da quello che so io posso confermarvi rimane sicuramente un molto probabile partente per la prossima estate, nonostante qualche club stia magari rivedendo al ribasso le possibili valutazioni su questo giocatore che non sta facendo particolarmente bene. Comunque, tutti gli altri giocatori dell'Inter convocati li trovate in questo nostro approfondimento sul nostro sito passioneinter.com. Mi raccomando, fateci un salto per avere il quadro completo. In questo episodio mi voglio concentrare invece su quelle che sono secondo me le principali 3 notizie positive dopo le altre meno buone che abbiamo commentato prima. La prima è relativa sicuramente a Romelu Lukaku. Tripletta decisiva contro la Svezia, un altro gol nella vittoria del Belgio per 3-2 sulla Germania. Se avete visto le immagini, non è che abbia segnato dei gol memorabili, diciamocelo chiaramente, ovviamente, però ci sono secondo me 3 tendenze da sottolineare in questa doppia sfida che ha visto Lukaku comunque grande protagonista nel Belgio. Intanto è un Lukaku che ha potuto mettere ancora più minutaggio nelle gambe e ha segnato 4 gol in 2 partite. Facili o difficili che siano, il problema dell'Inter oggi è che nessuno la butta dentro nemmeno con le mani, una cosa che abbiamo detto e ridetto più e più volte negli ultimi anni e in particolar modo in questa stagione. E nel momento in cui dall'altra parte del mondo Lautaro Martinez con l'Argentina ieri notte ha clamorosamente sbagliato un gol a porta vuota letteralmente da 1 metro dalla porta, cosa che capita, per carità, non è un attacco a Lautaro Martinez, però mentre succedeva questo in Argentina, Lukaku comunque i suoi gol di rimpallo, di testa, quello che volete, li ha messi dentro e non è poco, anzi è molto incoraggiante. Seconda cosa, 3 gol arrivano con Lukaku, terminale offensivo, del Belgio dentro l'area di rigore, a concludere le azioni e non a generarle a 30 metri dalla porta. Indicazione interessante. Terza cosa, il gol contro la Germania in particolare arriva sfruttando una delle sue principali capacità, cioè l'abilità di scappare alle spalle dei difensori anziché servirlo addosso e aspettare che sia lui a creare. Tutti i segnali che mi fanno dire che magari Lukaku non è ancora al top della forma e ce ne vorrà di tempo secondo me, però ecco, non si è improvvisamente dimenticato quello che sa fare meglio e secondo me adesso per Inzaghi arriva davvero il momento di coinvolgerlo maggiormente sfruttando quelle che sono le sue caratteristiche migliori. Forse costruire un po' di più la conclusione delle azioni e quindi il terminale offensivo attorno a Lukaku e non cercare di incastrare Lukaku in un gioco che abbiamo visto lo ha danneggiato al Chelsea e lo sta limitando per me anche in questo momento all'Inter. Il rendimento di Lukaku io ci tengo in modo particolare perché rimane secondo me l'asticella per misurare le ambizioni di quest'Inter in questo finale di stagione. Se non si riprende lui, per me possiamo arrivare qui fino ad un certo punto, se si sblocca lui possiamo andare ancora più su, chissà fino a dove. Discorso che vale dal mio punto di vista anche per Marcelo Brozovic, un Brozovic che con la Croazia ha giocato entrambe le gare contro Galles e Turchia, sta tornando a macinare chilometri e gioco. Visto anche lo stop di Cialanoglu di cui abbiamo parlato all'inizio, sarà fondamentale riavere un Brozovic tirato al lucido per questa fase. Per chiudere, però, come dicevo, uno degli spunti più interessanti, secondo me, arriva da Aslani. Anche per lui vale il discorso che andrà integrato maggiormente, soprattutto con lo stop di Cialanoglu,
Con la sua Albania però Aslani ha giocato una sola partita, c'era una sola partita in programma per l'Albania, però lo ha fatto da titolare e sul nostro sito, ve lo condivido per chi ci segue da YouTube, abbiamo fatto un'analisi approfondita sulla partita e sull'analisi appunto dell'Albania di Aslani e in particolar modo ovviamente della prestazione di Aslani. La trovate sul nostro sito, per chi ci segue in podcast ve la lascio magari anche in descrizione. Una gara che non è stata straordinaria, però è stata decisamente molto buona. Me lo hanno confermato anche un collega e alcuni amici albanesi che lo hanno tenuto particolarmente d'occhio in questa partita. Innanzitutto il ruolo è stato leggermente diverso da quello che vediamo fargli fare all'Inter, cioè non ha giocato da regista, unico ruolo in cui di fatto lo vede Inzaghi, ma da mezzala trequartista, diciamo così, più mezzala di inserimento nel 4-1-4-1 dell'Albania, svariando moltissimo lì in mezzo al campo, con il compito poi anche di andare ad innescare le azioni pericolose in attacco. Quindi l'Albania si è affidata molto alle qualità e alla tecnica di Asllani per generare le occasioni offensive. Ha giocato con grande personalità, devo dire, con buona qualità contro una Polonia molto aggressiva e con un pressing molto asfissiante. Ha avuto la possibilità di calciare 2 volte verso la porta avversaria, ha fornito anche un passaggio chiave che purtroppo non è stato sfruttato al meglio dai compagni. È stato molto preciso in tutti i palloni che ha giocato, circa 32 palloni giocati, se non ricordo male, con il 91% di precisione dei passaggi, nonostante appunto un grande pressing della Polonia, nonostante appunto Aslani avesse giocato anche in posizione un po' più avanzata. Quindi la cosa più interessante che emerge è quando ha avuto la possibilità di attaccare, ha sempre fatto la scelta giusta, non ha mai perso palloni pericolosi. Buona precisione, visione di gioco anche con i lanci lunghi che sono un po' una sua caratteristica, lo abbiamo visto nelle rare volte in cui è sceso in campo con l'Inter, abbiamo visto la sua propensione ad alzare la testa e cambiare campo, lo ha fatto vedere nuovamente in maniera interessante. In generale, comunque, un'altra partita in cui devo dire che la prestazione di Aslani può considerarsi promossa quantomeno e ha dimostrato che può essere un buonissimo prospetto davanti alla difesa, ma nel frattempo, se lì non c'è spazio, anche da mezzala può dare più di una mano, soprattutto se chi prende il suo posto non è che stia facendo delle cose clamorose. Ad aprile, in particolar modo, ma non solo ad aprile, ne avremo molto molto bisogno e speriamo che questa sosta per la nazionale abbia portato qualche suggerimento positivo, oltre, come dicevo, purtroppo anche alle brutte notizie che speriamo però non siano poi così gravi. Alla luce quindi di queste considerazioni vi chiedo di scrivermi nei commenti che formazione vorreste vedere soprattutto sabato contro la Fiorentina, considerando che poi, come dicevo, si giocherà di nuovo martedì in Coppa Italia con la Juventus e poi venerdì con la Salernitana. Quindi aspetto le vostre scelte nei commenti. Continueremo a parlarne nel club di Passione Inter, la community dei sostenitori di Passione Inter, quelli che apprezzano il nostro progetto, il nostro modo di portarvi contenuti ed informazioni sull'Inter, che si sono abbonati per tenere il motore di Passione Inter acceso su www.passioneinter.club. Se anche voi ci tenete al nostro lavoro, potete supportarci con gli abbonamenti al club. In cambio vi diamo accesso alla nostra community esclusiva su Discord con tanti appuntamenti e contenuti aggiuntivi dedicati a voi. Vi lascio, a proposito di contenuti, per chi ci segue in podcast, in descrizione un altro episodio da recuperare con l'analisi su una notizia che sta facendo estremamente discutere in queste ore. Ho voluto dirvi la mia e la trovate appunto in descrizione. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.